Un saluto a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati sul mio canale da Michele e ben ritrovati per questo nuovo appuntamento con Audi 4, la leggenda a trazione integrale, uscita numero 30 delle 110 previste, edizione Centauria, il modello in scala 1:8. Tra i tanti titoli vinti da questo splendido mostro del mondo dei rally, c'è stato nello specifico, appunto, per quanto riguarda questo modello, il trionfo al Rally di Monte Carlo del 1984 con il pilota Walter Rohr e il suo copilota navigatore Christian. Questo è un modello che sto costruendo per un mio iscritto Giovanni, il quale saluto. Ciao carissimo e grazie della fiducia. Salutami anche la tua compagna di vita Nicole. Andiamo a vedere nello specifico i pezzi che ho trovato in questa nuova uscita. Intanto ringrazio tutti i miei iscritti, tutte le persone che mi visualizzano. Grazie ragazzi. Mi raccomando, continuate ad iscrivervi e ad attivare la campanella, così sarete aggiornati su ogni mio nuovo video pubblicato. Date anche un'occhiata alla playlist dove potrete trovare altri modelli e non soltanto di auto. E infine, se ci fosse qualcuno interessato al montaggio del proprio modello, mi contatti privatamente, grazie. Troviamo tutti questi pezzi che sono in plastica. Questi sono i sostegni che useremo alla fine, quando avremo completato il nostro modello, per tenerlo sospeso e non appoggiato sulle ruote, probabilmente, o comunque con le ruote appena appoggiate. E sono questi supporti qui che sono in plastica, come ho appena detto, quindi metteteli da parte perché fino alla fine ovviamente non potremo usarli. Poi abbiamo questo pezzo qui molto bello, verniciato molto bene, che è la protezione del differenziale. Poi abbiamo il gancio traino posteriore, che pur essendo sempre un'edizione Centauria, come ho detto all'inizio, è in metallo così come quello che abbiamo montato sull'anteriore. Quello della Lancia Stratos, che è un modello meraviglioso, è però in plastica grigia, se vi ricordate. Sicuramente è un passo di qualità, perché si può anche urtare accidentalmente e danneggiarlo, così impossibile perché appunto è in metallo. Abbiamo i due parastruzzi posteriori in gomma, controllatevi qui il riferimento, dovete averne uno sinistro ovviamente e uno destro, LR, due serie di viti QM e AM. Vi volevo solo fare dare un'occhiata all'interno del fascicolo e poi procederò al montaggio. Ecco qui. Qui ci fanno anche poi vedere come posizioneremo i nostri sostegni. Ecco qui che è arrivato il mio Michelangelo, il mio gatto tigrato europeo di poco più di 3 anni, anzi li fa questo mese 3 anni. Allora, da un momento all'altro mi salterà all'interno. Prendiamo il modello, così, e guardate. Io sono andato già a crearmi i filetti, ho preso 4 viti QM e sono andato ad avvitarmele qui. Poi ho preso 3 viti AM e mi sono creato il filetto qui e qui. Questo è dove poi andremo a mettere il gancio traino posteriore. Bene, non mi resta che svitare le viti che ho usato per crearmi i filetti e montare tutto.
Consiglio questo modello perché è fatto veramente bene. Il 17 agosto o il 18 agosto esce la Ferrari 330 P4 edizione Centauria, sempre in scala 1:8, ritenuta la Ferrari più bella in assoluto, e le uscite saranno 110 e il prezzo per ogni uscita dopo la seconda uscita, perché sappiamo tutti che le prime due uscite costano meno, sarà di 12,99 euro a fascicolo. Questo l'abbiamo messo. Adesso passiamo ai paraspruzzi. Il destro lo metteremo qui, quindi questo, e ovviamente per esclusione questo di qua. Prendo un cacciavite con la punta più piccola, ogni tanto sentirete delle pause, o meglio vi renderete conto che sono in silenzio perché sto guardando questo mio pestifero qua dietro. Amore, cosa stai facendo? Stai fermo? No, scusatemi. Lascia stare l'elastico. Mamma mia. Allora, a noi. Ecco qui. Comunque, non vi potete sbagliare, anche se si possono montare da tutte e due le parti, però attenzione, non vi sbagliate, perché come vi ho appena detto, qua lettera R e questa parte bianca deve essere a filo di questa parte nera. Così. Avete sentito lo scatto quando giro il cacciavite al contrario, solo se vi siete creati filetti? Quello è il segnale per rendermi conto che ho avvitato la vite perfettamente bene al filetto e posso avvitare in sicurezza. Non stringete forte perché questo è in gomma. Se stringete forte la vite attraversa la gomma. Non serve stringere forte la vite. Quando arrivate in battuta, basta. Senza esagerare, vi fermate lì. Ecco, così. Poi andrò anche a preparare il video dell'uscita numero 80 della Lancia Stratos livrea Alitalia, vincitrice del Rallye di Monte Carlo del 1976, con il pilota Sandro Munari, soprannominato il Drago, e il suo copilota navigatore Silvio Maiga. Adesso non mi rimane che mettere l'ultima cosa, che è il gancio traino, così. E anche questo montaggio è terminato. Ecco qua. Devo addrizzare questo paraspruzzo, ma ci penserò dopo. Ecco qui. Poi i sostegni saranno poi applicati così sotto il modello. In questo modo. Vediamo un po'.
Certo che messi così sono veramente alti, le altezze sono uguali, sì, perché in realtà vediamo se cambiano le altezze qui sul telaio. Una cosa che sto guardando io, no, è uguale, sì, allora sono uguali, e verrà messo poi così. Ma molto onestamente mi sembra anche veramente molto alto il modello messo così. Se questa è poi la posizione finale di questi supporti, io direi che è anche fin troppo esagerato. Sinceramente, se sarà così io farò una modifica, perché le ruote devono rasentare praticamente, ecco, ci deve passare sotto un foglio di carta, non di più. Qui siamo quasi a 2 centimetri di distacco ed è bruttissimo, così non mi piace. Scusatemi, sto cercando di vedere se ho collocato male queste parti, ma direi di no, anche perché questa è la parte più alta, questa è la parte più bassa. Se dovessi girarlo ancora peggio, viene ancora più alto. Non lo so se rimangono così. La foto è questa che vedete a pagina 120 in fondo. Però, ripeto, così è veramente brutto, troppo alto. A questo punto piuttosto accorcerò i supporti stavo pensando quando sarà, va bene, comunque lo vedremo più avanti. Accorcerò i supporti qua tagliandolo a filo e sfrutterò questa base mettendola all'altezza giusta, perché così non mi piace. Adesso vi faccio vedere il musetto e il cofano e poi possiamo salutarci. Qui ci saranno collocati 10 LED, frecce comprese, un musetto meraviglioso, bellissimo. E questo il cofano, un'altra opera d'arte, bellissima. Le placche in alluminio sia della targa che questo del Relì di Monte Carlo sono avvitate, contrariamente a quelle della Lancia Stratos che sono applicate con un biadesivo, e non è una cosa bella da mettere. Però ecco, Centauria speriamo che adesso da questo modello in poi non faccia più queste parti con il biadesivo ma con le viti, che sicuramente è un particolare, oltre che estetico, anche funzionale, perché evita certamente al biadesivo di potersi alzare, perché qui è inesistente perché ci sono le viti, mentre invece potrete accorgervi che sulla Lancia Stratos è possibile, se non avete piegato, come vi avevo detto, la targhetta, parlo della Lancia Stratos adesso, la targhetta in maniera convessa, cioè così, con la punta verso alto qui, il centro del colmo verso l'alto, e sicuramente vi si sarà alzato il bordo e sarete sempre lì con le dita a schiacciarlo. Ecco, questo non si verificherà mai e trovo che è una cosa in più che Centauria ha fatto. Qui sotto abbiamo la copertura in finta vetro resina che sembra vera, questi filetti delle guarnizioni che nella macchina reale vanno in battuta in ogni parte interna del motore, e qui il paracalore dove sotto abbiamo la turbina, il turbo,
di questo potente motore. Ecco qui. Bene ragazzi, io vi ringrazio del vostro tempo, un abbraccio a voi e un saluto a tutti i vostri cari più cari, ovviamente un saluto anche a voi. Vi ringrazio ancora una volta volutamente e doverosamente per continuare a contribuire a dar vita al canale. Ciao a tutti ragazzi, ci vediamo nel prossimo video.